Buonasera a tutti e benvenuti a questo speciale di Sara Pianta. Sono in attesa che arrivi Francesca per iniziare questa puntata che ha un titolo molto evocativo: Polline di pino, Viagra naturale? Con questa inchiesta faremo chiarezza su alcuni fraintendimenti che si possono trovare qua e là sul web proprio sull'argomento. Sigla! Sara Pianta, Sara Pianta. Sì? Non mi di che te sei scordata. Tranquilla, arrivo. Buonanotte. Oh, ma che stai, già riprende? Taglia poi, capito? Dov'è che finisce la finzione e inizia la realtà? Dov'è che finisce la speculazione commerciale e inizia una sana e semplice divulgazione scientifica? Cerchiamo di far chiarezza su questo ingrediente antichissimo, utilizzato da secoli. Intanto capiamo che cos'è il testosterone. Il testosterone è un ormone che fa parte della categoria degli ormoni androgeni, cioè maschili, tipicamente maschili, ma che in quantità sicuramente minori è presente anche nel corpo femminile. L'ipotalamo, sia nella donna che nell'uomo, che cosa fa? Va a stimolare l'ipofisi anteriore a produrre il cosiddetto ormone luteinizzante, per gli amici LH. LH che cosa fa? LH va a stimolare a sua volta delle particolari cellule presenti nei testicoli, dette cellule di Leydig, ma sono presenti anche per esempio nelle ghiandole surrenali, nelle ovaie, stimolando quindi la produzione del testosterone mediante sintesi del colesterolo. Nelle donne poi gran parte del testosterone viene convertito in ormoni femminili, detti estrogeni, mediante un particolare processo detto di aromatizzazione, che vedremo però più avanti che cosa significa. Ma adesso vediamo di addentrarci un po' di più in studi scientifici e analisi chimiche per iniziare a capirci un po' di più. Secoli e secoli or sono, nella lontana Cina si consumava questo particolare ingrediente chiamato Songguafen oppure Songguan. Non era altro che il polline di pino, che veniva utilizzato per farne bevande, per farne dolcetti, per farne formaggi. Se ne utilizzavano veramente delle discrete quantità, perché avevano ben capito che faceva benissimo al corpo umano. Ma forse aiutava anche nelle prestazioni sessuali maschili? Oggi si pensa di utilizzare il polline di pino negli allevamenti di pesci. Vabbè, sempre di pesci si parla, ma che c'entra l'uno con l'altro? Vediamo un pochino di capire meglio. C'è uno studio scientifico che vede l'utilizzo del polline di pino per la mascolinizzazione degli avannotti della tilapia del Nilo, un pesciolino che dicono essere veramente molto buono. Perché tendono alla mascolinizzazione degli avannotti? Perché i maschi crescono molto più velocemente e logicamente non si riproducono, garantendo quindi all'allevatore una gestione ottimale dell'allevamento. Le femmine, da loro canto, invece, crescono in modo molto più lento e in più sono molto prolifere. Quindi i maschi uguale più soldi in meno tempo. Dal momento in cui si è visto che si poteva controllare il sesso dei pesci, che cosa si è fatto? Si è iniziato a sottoporli a delle diete che includevano degli ormoni androgeni sintetici. Ora, gli ormoni androgeni sintetici vengono utilizzati anche in medicina per determinati tipi di cure e funzionano, però potrebbero causare, si è visto che potrebbero causare dei danni alla salute. Quando si è acceso infatti questo campanello di allarme, che cosa si è fatto? Gli studi si sono direzionati verso l'individuazione di surrogati vegetali e qui si è approdato infatti al polline di pino. Questo studio in che cosa consisteva? Consisteva nel comparare un tot di gruppi di avannotti sottoposti ad una dieta in cui erano presenti delle determinate quantità e differenti quantità di polline di pino con gruppi di avannotti
sottoposti alla dieta tradizionale che includevano appunto gli ormoni sintetici androgeni. Si è potuto vedere alla fine dell'esperimento come i gruppi sottoposti a una dieta che includevano il polline di pino avessero raggiunto un'ottima mascolinizzazione e hanno addirittura ridotto, anche se in piccolissime quantità, la mortalità degli avannotti. Per cui si è visto che il polline di pino funziona, ma funzionerà anche sul sesso maschile umano? Vediamo di capirci un po' di più. Reperire delle informazioni scientifiche concrete è risultato essere molto difficile anche per gli studiosi, per gli scienziati, perché si sono imbattuti in una molteplice quantità di studi, circa 3.000, di cui però sono riusciti a identificarne soltanto 239 degni di rilevanza scientifica. Di questi 239 studi, però 200 sono in lingua cinese, soltanto 9 in lingua inglese, per cui già la difficoltà derivante da questa lingua ha causato una limitazione, diciamo, dell'analisi. Da questi 239 studi si è evinto che il polline di pino è stato largamente utilizzato soprattutto per 10 malattie, per 10 disturbi della salute, che sono piaghe da decubito, dermatite da pannolino, iperlipidemia, mucosite orale e eczema, iperplasia della prostata, ipertensione, prostatite, diabete mellito di tipo 2, radiodermite. Quindi è ben chiaro che l'accoppiata testosterone e polline di pino proprio non è preso in considerazione da questi studi, ma lungi da noi dall'essere superficiali e da giungere subito a delle conclusioni. Quindi andiamo avanti con questo discorso. Le specie di pino maggiormente prese in considerazione da questi studi sono il Pinus massoniana e il Pinus tabuleformis. Perché? Perché erano quelle maggiormente utilizzate nella medicina cinese. In commercio, invece, soprattutto qua in Occidente, troviamo maggiormente il polline di Pinus silvestris ed è proprio qui che sembra essere presente una certa quantità di fitoandrogeni. Ma diciamo che anche per esempio nella pappa reale ci sono i fitoandrogeni, ma in entrambi i composti la quantità di fitoandrogeni è talmente limitata da non permettere un influsso sui livelli ormonali umani, questo considerando soprattutto un corpo sano, anche perché le analisi chimiche possono riportare soltanto dei valori medi di composizione dei pollini. Perché? Perché il fitocomplesso del polline è talmente sensibile a tantissime condizioni che può variare in modo veramente ingente. Non varia soltanto dal tipo di pino da cui viene prelevato, ma varia anche dalle condizioni ambientali, atmosferiche, varia in base alla tipologia di terreno, ma varia per esempio anche in base ai trattamenti a cui sono sottoposte le colture agricole che sono nelle vicinanze, anche se si tratta di trattamenti biologici. Quindi è veramente molto sensibile, per cui i valori medi riportati anche nelle tabelle nutrizionali sono sempre molto medi. La potenza del polline di pino è racchiusa nella complessità del suo fitocomplesso, infatti è molto ricco ed è molto vario. Le principali sostanze che caratterizzano il polline di pino sono proteine, aminoacidi, minerali, vitamine, enzimi, grassi, flavoni, monosaccaridi, fosfolipidi e sono stati identificati 3 principali fenoli: l'acido picumarico, catechine e acido caffeico. In modo molto sintetico, come interagisce il polline di pino sul nostro corpo? 1. Contro i radicali liberi. 2. Garantendo la salute della pelle. 3. Frenando l'invecchiamento. Spieghiamo questi 3 punti in modo sempre molto semplice. Punto primo, agendo sui radicali liberi. Dagli studi è emerso come il polline di pino riesca a ridurre la presenza di radicali liberi, andando quindi a rallentare lo stress ossidativo nonché l'apoptosi. Di conseguenza, quindi all'azione antiossidante, ne deriva un'azione antinfiammatoria.
e ancora di conseguenza anche un'azione antidolorifica. Ci sono infatti degli studi che attestano come alcune cavie sottoposte ad acido etilico riescano ad alzare la loro soglia di dolore proprio se sottoposti a una somministrazione di polline di pino. 2. Agisce garantendo la salute della pelle. Il polline al suo interno ha tanti monosaccaridi e polisaccaridi e sono loro soprattutto ad intervenire aiutando la riepitelizzazione in caso di ferite, malattie, ustioni, promuovendo proprio la ripresa della pelle affinché possa in tempi molto ristretti ritornare a fungere la sua azione protettiva. Giustifica appunto l'utilizzo topico del polline di pino. 3. Agisce frenando l'invecchiamento. Che cosa fa il polline? Il polline aiuta a rallentare l'invecchiamento dei fibroblasti, cioè delle cellule del tessuto connettivo. Si è visto sempre da studi condotti su cavie sottoposte a D-galattosio come il polline di pino riesca ad ostacolare la formazione di glicotossine, che sono delle molecole altamente ossidanti sia in soggetti sani, soprattutto in soggetti che hanno patologie anche croniche. Si è visto da questi studi come il polline di pino riesca a rallentare la glicazione ancor più dell'aminoguanidina, un composto che viene somministrato proprio per limitare la glicazione. Ma che cos'è la glicazione? La glicazione è una reazione chimica non enzimatica che avviene a livello del sangue tra gli zuccheri e le proteine. Da questa reazione si iniziano a produrre delle molecole malformate che praticamente non servono a niente, dette appunto glicoproteine. Poi tendono ad evolversi, a mutare in quelle che vengono chiamate glicotossine. Queste glicotossine sono delle molecole ossidanti assurde. Se poi si trovano ad interagire in un corpo in cui sono già presenti dei processi infiammatori, possono causare dei problemi pazzeschi. Questo è uno dei drammi maggiori per chi soffre di diabete. Ma la glicazione comunque può avvenire anche in soggetti sani. Il polline di pino quindi è una vera e propria panacea un po' per tutti i malesseri della vita. Dalla vecchiaia all'impotenza, dalla fiacca alla perdita di capelli, dal colesterolo alla memoria, dall'apatia alle unghie deboli, e tutto grazie alla completezza del suo fitocomplesso. Però fino adesso non abbiamo parlato né di testosterone, né di prestanza fisica, né tantomeno di prestanza sessuale. E quindi analizziamo un pochino meglio i fitocomposti che caratterizzano il polline. Gli amminoacidi. Intanto chiariamo una cosa, amminoacido si può dire con una o con due M, ok? Allora, il polline di pino contiene ben 20 amminoacidi. In questi 20 sono inclusi tutti e 9 gli amminoacidi essenziali. Gli amminoacidi sono delle molecole essenziali al nostro corpo perché ci garantiscono di assimilare le proteine. E gli amminoacidi essenziali sono quelli che il corpo nostro non è in grado di sintetizzare, o meglio non riesce a sintetizzarli in tempi ottimali, per cui è necessario introdurli attraverso la dieta. E appunto il polline di pino ne ha ben 20. Sono tutti fondamentali per la salute del nostro corpo, ma ne consideriamo uno per tutti. La metionina. La metionina intanto che cosa fa? Aiuta a mantenere l'elasticità e il tono di unghie, pelle e capelli. Riesce ad invertire i marcatori di anzianità, facendoci vedere e sentire più belli e più giovani. Ma che cosa fa? Svolge un importantissimo altro compito all'interno del nostro corpo. È un chelante dei metalli pesanti, tra cui addirittura il mercurio. Vedo che ci sono visi di chi non ha capito tanto bene che cosa significa chelante, vero? Lo spieghiamo in un modo molto più semplice. Immaginate un granchio, ok? Il granchio che cosa c'ha? C'ha le chele. Le chele che cosa gli servono? Gli servono per agguantare le proprie prede e trascinarle via per potersele poi mangiare in santa pace. La stessa cosa fa la metionina. La metionina non ha le chele, ma ha una formula chimica tale da poter garantire dei legami con altre molecole
molto importanti appunto quelle dei metalli pesanti. Si lega a queste chimicamente a queste molecole, per cui permette un'eliminazione di questi metalli pesanti in modo sicuro. Ecco che cosa significa chelante, cioè che con le sue chele riesce a catturare delle prede e a portarsele via. Così è più semplice, vero? E in più la metionina pare pure che collabori per la prevenzione all'eiaculazione precoce, quindi è veramente molto importante e il polline di pino ce l'ha. Ma passiamo ad altri fitocomposti, le vitamine. Le vitamine ce le ha tutte: beta carotene, vitamina A, acido folico, vitamina B1, vitamina B2, B5, B6, C, D ed E. Non andremo a spiegare le meraviglie che tutte queste vitamine hanno sul nostro corpo, ma spiegheremo quelle che hanno dei nessi più diretti con il testosterone, quindi con l'argomento della puntata. Sono la vitamina C e la vitamina D. La vitamina C è uno dei più potenti antiossidanti che esista, il che sottintende che agisce anche sulla salute, sul benessere e sulla funzionalità del sistema riproduttivo maschile, soprattutto perché va a intervenire direttamente riducendo lo stress ossidativo a carico delle cellule di Leydig, quindi quelle che sono presenti nei testicoli, aiutandole quindi a svolgere la loro normale, naturale funzione di produttrici di testosterone. Ma non solo, va a garantire anche la salute generale di tutte le ghiandole surrenali, cioè quelle preposte alla produzione di alcuni androgeni che possono essere poi convertite in testosterone. La vitamina D invece interagisce direttamente sui ricettori presenti all'interno dei testicoli, promuovendone quindi la produzione normale di testosterone. Ma è proprio la sinergia che c'è tra vitamina C e vitamina D a fare la grande magia. Insieme quindi lavorano ottimizzando la produzione endocrina sia a livello maschile, sia nei corpi maschili che nei corpi femminili, contribuendo ad avere un livello ormonale ottimale, quindi sano e in equilibrio. Parliamo adesso dei minerali presenti nel polline. I minerali non sono sintetizzati al nostro corpo, quindi li dobbiamo introdurre attraverso la dieta. Il polline di pino contiene calcio, magnesio, fosforo, potassio, silicio, sodio, zinco e boro. Tra tutti questi, quelli che ci interessano più direttamente sono il boro e lo zinco. Ora, partiamo proprio dallo zinco. Lo zinco è fondamentale per la produzione di testosterone. Fondamentale. Perché? Perché limita l'aromatizzazione. E adesso spieghiamo che cos'è l'aromatizzazione. L'aromatizzazione è un processo in cui gli ormoni maschili androgeni si convertono in ormoni femminili estrogeni. Questo avviene grazie al cosiddetto enzima aromatasi. Questo è un processo che avviene sia nei corpi femminili che nei corpi maschili. Ma prendendo in considerazione il corpo maschile, quando c'è un'aromatizzazione maggiore, che cosa succede? Succede che gli ormoni maschili vengono convertiti in ormoni femminili in quantità maggiori. Quindi un'alta presenza di ormoni femminili in un corpo maschile può causare determinati tipi di problemi, più o meno gravi, diciamo tra quelli tra virgolette più leggeri possiamo avere la ritenzione idrica, sbalzi di umore, ma anche la ginecomastia e altri problemi più gravi. È fondamentale che questo processo di aromatizzazione avvenga a livelli ottimali e lo zinco aiuta proprio a questo, aiuta proprio a mantenere monitorata, tra virgolette, l'aromatizzazione. Quindi avete capito quanto è importante lo zinco? Una giusta quantità di zinco apportato quotidianamente nel nostro organismo permette una produzione ottimale di testosterone e quindi una funzione riproduttiva maschile giusta. Il boro invece va ad influenzare il metabolismo degli ormoni steroidei, aiutando a ridurne eventuali infiammazioni e modulando l'attività di sintesi degli enzimi. Gli studi hanno visto come un'integrazione di boro può garantire e aiutare ad avere un livello ottimale di testosterone libero all'interno del corpo ed in più, che non guasta, aiuta anche le funzioni cognitive.
Quindi è proprio la sinergia che c'è tra zinco e boro a garantire un giusto equilibrio ormonale all'interno dei corpi sia maschili che femminili, nonché la salute dell'intero sistema riproduttivo di entrambi i sessi. Adesso parliamo dei grassi. E il polline di pino è ricchissimo di grassi. Abbiamo acido oleico, acido linoleico, acido linolenico e acido palmitico. Tranne l'acido palmitico, gli altri sono dei grassi insaturi, quindi grassi salutari che fanno bene al nostro organismo, e questi vanno direttamente a influire sulla produzione del testosterone, perché, come abbiamo accennato all'inizio, il testosterone viene prodotto per sintesi del colesterolo, quindi assumere grassi insaturi permette di avere un livello ottimale di colesterolo all'interno del nostro corpo. Ed in più i grassi insaturi permettono di mantenere in salute la membrana cellulare delle cellule preposte alla produzione del testosterone. L'acido oleico, ricordiamoci che è un altro potentissimo antiossidante. Come antiossidante, quindi va a intervenire direttamente aiutando a ridurre i radicali liberi che possono essere a carico del sistema riproduttivo o nel sistema appunto ormonale, volto appunto nella produzione degli ormoni, tra cui appunto ricordiamo sempre il testosterone. Gli acidi linoleici e linolenici vanno a garantire un ottimale livello di sintesi di tante sostanze all'interno del nostro corpo, preposte a tante funzioni, tra cui quelle ormonali. Ed in più che cosa fanno? Aiutano a mantenere dei livelli ottimali di grassi presenti nel nostro corpo, fondamentali per la produzione di testosterone. Poi abbiamo i saccaridi. Detto questo, dobbiamo dire che per godere maggiormente di tutta la complessità del polline di pino è bene che questo sia rotto. Che cosa significa rotto? Cioè dobbiamo garantire la lisi della membrana cellulare esterna. I saccaridi presenti all'interno del polline di pino sono amido, cellulosa, emicellulosa, lignina, fibre. Tutte queste sostanze si concentrano essenzialmente sulla parete esterna delle cellule, creando proprio una vera e propria corazza, difficilmente aggredibile dal nostro corpo, tanto più che gran parte di queste sostanze non sono digeribili. È preferibile rompere appunto il polline. A livello industriale ci sono delle particolari procedure, ma a livello domestico possiamo aiutare la lisi della membrana esterna con il congelamento e con il successivo scongelamento, come infatti abbiamo suggerito nel primo video che abbiamo fatto sul polline. Ecco il link. In questo modo appunto il congelamento con il successivo scongelamento aiuta, seppure in minima parte, a rompere questa membrana di saccaridi che vanno a fare da protezione al fitocomplesso presente al suo interno. Il polline di pino, dopo che viene prelevato, viene raccolto, lo possiamo anche essiccare. Ok, l'essiccazione però deve essere ben monitorata perché è una sostanza molto umida e necessita di uno scambio di umidità costante. Quindi quando abbiamo fatto il nostro bel raccolto, che cosa dobbiamo fare? Quotidianamente, ma anche 2 volte al giorno, dobbiamo smuovere in modo molto delicato tutto il polline per evitare che si disperda nell'ambiente, in modo tale da permettere alle particelle più basse di trovarsi a contatto con l'aria per aiutare appunto uno scambio con essa dell'umidità che è insita nel polline stesso. Che sia essiccato o che sia congelato, lo possiamo conservare, lo dobbiamo conservare in contenitori a chiusura ermetica e consumare nei 5 mesi dalla sua raccolta. Ne abbiamo fatto anche una tintura che utilizziamo però per uso topico ed ecco qua il link per il video sulla tintura di polline. Quindi questa tintura la andremo ad utilizzare per farne creme preparati da applicare sulla pelle, sia ad uso cosmetico che ad uso fitoterapico. Ma possiamo anche godere del polline semplicemente mangiandolo. E in merito a questo abbiamo fatto un altro carinissimo video in cui facciamo vedere come fare dei semplicissimi dolcetti di origine coreana. E rimettiamo sempre qui il link. Conclusioni. Il polline di pino non è un integratore di testosterone, ma sì
aiuta ad avere dei livelli ottimali di testosterone. Sì, aiuta ad avere un'ottima prestanza fisica. E sì, aiuta lì dove il Viagra può risultare essere eccessivo. Mi avvisano dalla regia che abbiamo Francesca in diretta direttamente da Porto Badisco, in Puglia, nel Salento, per farci vedere e conoscere i meravigliosi pini che svettano in quelle zone. Francesca, ci sei? Ci senti? Ciao Manuela, sì, siamo venuti qui apposta a Porto Badisco, siamo nel Salento per mostrarvi l'habitat del Pinus marittimo, nome scientifico Pinus pinaster. Qui nel Salento sono presenti 3 specie di pini autoctoni, Pinus pinaster, Pinus alepensis e Pinus domestico, il cosiddetto pino da pinoli. Siamo proprio qui per vedere come si raccoglie il polline di pino, di cui parleremo in questo episodio di Sara Pianta. Come? Ma non è il tema di questa puntata, sì. Stiamo parlando del polline, no, Viagra naturale, non della raccolta. C'è un po' di interferenza. Francesca, cosa mi stai combinando in diretta? Non ti sento, ci sentiamo dopo. Ma sì, c'è stata una piccola defiance e continuiamo con il nostro speciale. Dimmi. Che fai, stai al mare? Sì, sono al mare. Stavo studiando le alghe. Le alghe? Ma che ti sei scordata? Guarda che abbiamo lo speciale, ti devi fare tutti i pollini, sì, tutti i pini della Puglia. Fare. Come non mi preoccupo? Sì, c'è tempo. Tempo quando? No, non sto tranquilla. Tranquilla, ha fatto una brutta fine, Fra. Sì, è bello, è bellissimo. Vai a studiare. Io lavoro e tu stai al mare. Guarda, Sì, ci sentiamo dopo. Sì, ciao. Ciao.